Bene amici, oggi scopriamo insieme la Texas Boat 610, una barca con una lunghezza di 6 metri e una larghezza di 2,50 m, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video, commentare con la vostra opinione e soprattutto ricordatevi di lasciare un like alle pagine di Expert Marine, dealer del cantiere per la Grecia, perché è grazie a loro che stiamo realizzando questo video. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore che in questo caso vede un Mercury da 150 cavalli che rappresenta anche la potenza massima installabile, mentre la minima parte da 80 cavalli. Vediamo come all'interno della plancetta di dritta ci sia la scaletta di risalita inserita a scomparsa direttamente ricavata all'interno dello stampo della vetroresina, così da non creare ostacoli sul piano orizzontale, non ci sono dislivelli come vedete. In questo modo è semplicissimo accedere a bordo quando si è ormeggiati in banchina. Accediamo quindi in pozzetto, vi mostro questo corridoio preferenziale sul lato di dritta con anche porta dedicata proprio per creare una maggior protezione per le persone meno esperte a bordo, e guardate anche la presenza del dislivello del gradino che permette quindi di accedere in pozzetto e soprattutto proteggere l'intero quadrato di poppa da eventuali ingavonamenti posteriori ed evitare che l'acqua possa accedere quindi a bordo. Pozzetto che è completamente libero da ostacoli in questa zona posteriore, come vedete il movimento è più che agevolato perché anche qui le chiusure del portello come vedete sono incassate all'interno, quindi possiamo muoverci in totale sicurezza a bordo. Vi parlo di portello perché possiamo tranquillamente sollevare questa porzione centrale ed accedere al grandissimo vano dove riporre ad esempio le dotazioni di sicurezza, dove è possibile ispezionare anche il serbatoio del carburante, e ci tengo a farvi notare anche la presenza delle guarnizioni qui posizionate al di sotto del portello per ridurre le vibrazioni in coperta e quindi aumentare il comfort quando siamo a bordo in navigazione. Inoltre l'intero pozzetto ha un layout modulare perché come vedete ci sono queste panche laterali che possono essere tranquillamente abbattute per ottimizzare lo spazio e quindi agevolare ancora di più il movimento a bordo, ma all'occorrenza si possono sollevare tranquillamente tramite i supporti estraibili, così da aumentare ancora di più lo spazio per far sedere le persone, e oltretutto c'è la possibilità di installare una base fissa con tavolo qui centralmente per creare una grande dinette posteriore, quindi un'area conviviale davvero niente male. In più c'è un ulteriore cuscino qui nella porzione di poppa che nasconde al suo interno un vano di stivaggio non solo per riporre gli oggetti ma anche per monitorare batterie e gli impianti, mentre la pompa di sentina è installata centralmente qui al di sotto del piano di calpestio. Ovviamente non mancano le gallocce per l'ormeggio posizionate lateralmente, mentre qui troviamo una comoda maniglia per dare maggior supporto e quindi agevolare la risalita dall'acqua. Procedendo verso prua troviamo questa porta scorrevole realizzata in alluminio e vetro vero che ci permette quindi di accedere tranquillamente all'interno della cabina oppure dare maggior privacy. Come vedete riusciamo a creare due ambienti perfettamente indipendenti, ed entrando all'interno notiamo che c'è un gradino per ridurre il dislivello, mentre lateralmente notiamo in questo allestimento la presenza di un divano lineare molto comodo per far sedere e rilassare le persone, mentre sul lato di dritta c'è questo lavello ricavato all'interno dello stampo della vetroresina con poco più avanti la postazione di comando, postazione di guida che vede una seduta monoposto che può scorrere avanti e indietro così da personalizzare ulteriormente l'esperienza di bordo, e soprattutto può girare a 360 gradi così da poter creare un'area conviviale qui anche con gli ospiti lateralmente. E guardate anche la visibilità ottimizzata dalle ampie vetrate laterali con vetro centrale scorrevole per ottimizzare ancora di più il ricircolo dell'aria, ma all'occorrenza possiamo tranquillamente aprirle così da poter avere una corretta gestione dei flussi all'interno della cabina. Io mi pongo quindi al timone, vedo che è facilmente raggiungibile davanti a me, posso appunto posizionarmi come più preferisco a seconda della distanza proprio grazie al sedile scorrevole, e vedo che posso puntare i piedi sul gradino in basso in acciaio. E guardate, visibilità come già detto davvero ottimale, praticamente a 360 gradi ad eccezione dei supporti laterali della cabina di comando, ma vedete non ho nessun tipo di problema a governare l'imbarcazione, mentre la plancia di comando è totalmente personalizzabile su richiesta grazie appunto anche alla customizzazione offerta da Expert Marine, che permette quindi di far scegliere a ogni utente la configurazione che più preferisce. In questo layout notiamo il contagiri, l'indicatore del serbatoio del carburante analogico, e tutte le altre informazioni sono fornite dal display Lovrance installato qui superiormente. Gli interruttori on-off sono disposti invece su un unico livello, mentre la manetta di potenza è dislocata sul lato di dritta a ridosso con la cabina stessa proprio per ottimizzare gli spazi, ma al tempo stesso è facilmente raggiungibile.
In basso non manca lo spazio per lo stivaggio grazie a questo supporto con protezione laterale, ma che all'occorrenza può essere anche chiusa, mentre qui inferiormente c'è un portello di ispezione per il serbatoio dell'acqua dolce, ma su richiesta può essere installato anche un frigorifero in questa zona al di sotto della postazione di guida. Vi mostro inoltre l'altezza interna, perché guardate, io ho una cabina con altezza superiore ai 2 metri, quindi davvero sfruttabile a 360 gradi, non solo in ottica uscite quotidiane, ma anche per crociere per 4 persone. Vi parlo di crociere perché qui, procedendo verso prua, all'interno della cabina troviamo un letto matrimoniale per far dormire 2 persone, ma possiamo tranquillamente aggiungere le prolunghe in legno qui per creare altri 2 posti letto, quindi abbiamo una barca di 6 metri con 4 posti realizzabili all'interno di una cabina ben protetta e soprattutto con areazione e luminosità gestibile non solo dalle finestre come abbiamo visto, ma anche grazie alle tende che circondano tutto il parabrezza. E in più, al di sotto del cuscino di dritta c'è un vano che nasconde al suo interno un WC a scomparsa, oltre ovviamente agli altri vani di stivaggio invece posizionati al di sotto dei cuscini. Sulla sinistra c'è questa porzione centrale che è removibile, perché possiamo utilizzarla non solo appunto come seduta, ma funge anche come tavolo per la dinette di poppe, e all'occorrenza possiamo riutilizzare la stessa base e quindi creare un piccolo salottino qui all'interno con 2 posti a sedere più il terzo ottenuto qui dalla postazione di guida. Ritorniamo quindi all'esterno e vi mostro il doppio passavanti. La barca ha un layout simmetrico, quindi possiamo sfruttare entrambi i corridoi laterali. Ci viene in aiuto anche la maniglia Tintibene installata qui verso poppa, ma ovviamente c'è anche la battaiola a dare maggior protezione. E a proposito di protezione, vi mostro questo supporto ottenuto dalla prolunga della cabina a creare maggior protezione in questa zona posteriore, ma all'occorrenza possiamo richiedere anche l'installazione di una tenda a ombreggiare appunto l'intera area di poppa. Ritorniamo quindi verso prua. Qui notiamo un gradino per dare maggior spazio all'interno della cabina, ma posso sfruttare anche il supporto installato direttamente sull'hardtop. E guardate, l'ampiezza del passavanti è più che adeguata per questa categoria, poiché mi viene in aiuto la battaiola a dare maggior protezione, ma grazie al doppio passavanti comunque possiamo circolare a 360 gradi intorno all'imbarcazione e arrivare quindi nella zona di prua. Area di prua totalmente libera da ostacoli, quindi agevola il movimento in questa porzione anteriore, con un passo d'uomo posizionato qui per dare maggiore luminosità e areazione nella zona del letto matrimoniale all'interno della cabina, mentre qui al di sotto del portello anteriore c'è un grandissimo vano di stivaggio, comodo non solo per riporre ad esempio i parabordi, ma possiamo ovviamente lasciare l'ancora con la catena, e su richiesta possiamo installare un verricello montato qui direttamente sulla coperta per avere tutto perfettamente monitorabile dalla postazione di comando, quindi una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra. Nella lista degli optional del cantiere non sono presenti cuscini anteriori, ma possiamo tranquillamente contattare Expert Marine appunto per richiedere l'installazione della tappezzeria anteriore, quindi aumentare il comfort a bordo. E a proposito di comfort, vi mostro l'hardtop sul quale è possibile installare altri cuscini per creare un'area relax davvero niente male, con esposizione diretta al sole. Completano infine l'allestimento la doppia galloccia posizionata a destra e sinistra, mentre centralmente appunto c'è il musone per far scorrere la catena. E quindi, cari amici, questa è la Texas Boat 610. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team!